va in Mauritania, saranno 1000-1500 km di punta. Where are you going? We're going to Mauritania. Forget the stamp. Come on. Non so se riuscite a seguirmi, adesso siamo nella terra di nessuno. Most pleasure. Take it easy. Salam alaikum, bonsoir. Che nazionalità? Vi faccio vedere che meraviglia è questo posto dove sto. Pure paura che poi mi arrivano da dietro. Eccolo, infatti. Qui la situazione sabbia e polvere è veramente seria, che è quello del sole. Buongiorno, oggi si va in Mauritania. Ho dormito all'hotel Dakar, che si trova a circa 80 km dal confine. Il sole è sorto da pochissimo, anzi forse neanche realmente sorto. Oggi non so quello che riesco a fare in termini di riprese, non so bene come dire lì, però penso che toglierò la videocamera principale, lascerò questa 360 con tutti i lati spenti. Vediamo, però se vedo tirare una riaccia sbaracco tutto, non voglio rogne. La camera in cui ho dormito, abbastanza discutibile, mi ha riportato un po' ai tempi dell'Iran, dove mi era già capitato di mettermi in un letto usato da altri, però lì almeno c'erano le lenzuola che davano l'impressione di un letto normale. Qua c'era invece solo il materasso con una coperta sopra più una coperta aggiuntiva per ripararsi al freddo, e poi il freddo non fa. Sono piuttosto curioso di questo passaggio di frontiera, ne ho lette di tutti i colori. Ho scelto di passare di domenica, che non so se è un azzardo, però su iOverlander ho letto un paio di persone che sono passate di domenica, è andata piuttosto liscia, forse perché ci sono meno camion, insomma meno lavoro in generale. Arrivo là è chiusa. In queste zone, fino a quando cosa abbiano da contendersi il Marocco e Mauritania, parte Dakhla da Tantan in giù, sì, saranno 1000-1500 km di punta, sabbia, polvere. Questa è la zona più movimentata e comunque non ci costruirei casa. E se uno arrivasse con i fucili e dice vogliamo questa zona, queste sono le chiavi di Vergine. L'aspirapolvere sta là, c'è anche il suo fascino, per carità, no, va via. Vedete queste cataste di pietre, evidentemente non naturali, messe in piedi dall'uomo, e le vedete anche su altre collinette, una laggiù. Sono generalmente dei segnali che indicano la presenza di una strada o più generalmente di una pista. Immaginate che siete dispersi in mezzo alle dune e non sapete dove dovete andare, con quei segnali lì riuscite a orientarvi. Ne ho approfittato anch'io quell'occasione in cui, facendo lo sterrato micidiale, ho dovuto dormire a terra accanto alla moto, e il giorno dopo, passando in mezzo ai letti del fiume, non si capiva mai da che parte bisognasse andare. Davi un'occhiata ai lati del fiume e qua e là dove serviva trovavi queste cataste di pietre a indicare che lì c'era un passaggio, che quella era la via da seguire. È incredibile comunque quanta vegetazione c'è in una zona così arida, pieno di cespuglietti, che tra l'altro sono ignifughi. Anche quando sembrano secchi, in realtà non lo sono, è impossibile dargli fuoco. La notte che sono rimasto bloccato in montagna e ho dovuto dormire a terra, a un certo punto ho cominciato a fare un freddo micidiale, quindi ho detto vabbè, fammi accendere qualcosa per scaldarmi un attimo. Oh, non c'è stato verso, c'è stato un passo da tirar fuori un po' di benzina dal serbatoio
ho detto guarda, ci manca solo che vedo fuoco, già sto nei casini. Non c'è stato verso di dargli fuoco. Okay, mancano 7 km alla frontiera marocchina, comincio a vedere qualche struttura, quindi mi fermo un attimo, sbaracco questa videocamera, cerco di capire perché questa maledetta si è impallata invece e poi ci riaggiorniamo. Oh, Hello. from Germany, Germany, yeah. You from? Italy. Italy, okay. Extra visa? Huh? Extra petrol? Yeah. Yeah. You go like to Kempten today or? No, actually just to Modipour. Yeah. But I want to see this kind of plastic with the fuel because yeah. you never know. So what's your final destination, Dakar, or do you go further? Further. Further? South Africa? I will be back on the Really? inside. Yeah. Oh, okay. That's... I will be like a couple of years. on the road. Yeah. Like you like first to the west side and then back to the east side? Or? Yeah. Like I think west side is besides from Nigeria and quite good, but east side is a little bit more dangerous, I think. The east side. Yeah, maybe. I don't know. Yeah. Speak English? Yeah. Where are you going? We're going to Just Mauritania? Novidou. Just Modibo? Then also Nouakchott, then Senegal. Forget to stamp. Come on. You Really? stamp the passport there. In the office inside. Yeah. How is possible? I'm okay? No, you didn't stamp. Also you didn't stamp. Sir, I check all the people. I trust you, just to be sure. Just take the passport. Put the motorcycle there. Return there behind the cars to stamp. One thing they have to do, one thing. Put the fucking stamp. What's your job? Putting a stamp? Where are you going? Britannia. Non so se riuscite a sentirmi, adesso siamo nella terra di nessuno, la zona che si trova tra il Marocco e la Mauritania.
Oh, David, Yeah, it was a pleasure. it was a pleasure. Take it easy. You Take it too. easy because you will go more off-road and I think more Yeah, but adventurous than here, me. Not so much. it's better to be careful with the I think sand. in Senegal it's cool again. Yeah, I think so. And yeah, I think Senegal is cool. It's cool. And it's yeah. Here with the sand, I want to be careful because Yeah. in Morocco, Yeah, it is also infrastructure, and here like there's like this main route. I only take the main route because if you go like to the left to the desert and you're going alone, it's not so good because they are not so big infrastructure. it's not 50 kilometers, it's like 400 maybe, Yeah. so it's serious stuff. It's like, if you're in a group, maybe okay, but alone, enjoy. Take care. Ok, spero mi sentiate. Guardate che abbiamo fatto tutto. L'assicurazione è fatta, la SIM non l'ho presa perché mi hanno chiesto 20 euro, sembrava troppo. Siamo in città, se la richiede. No, stiamo. 10 euro per la riconversione temporanea della moto, 55 il visto e circa 18 euro l'assicurazione. Dice benvenuti in Mauritania! Carico di benzina e posso fare un spacciatore. Salam alaikum, bonsoir. Quelle nationalité? Italien. Café? No, Villa Maguela. Là? Villa Maguela. Sì, com'è? Bonjour. I speak English. Vi faccio vedere che meraviglia è questo posto dove sto. Ciao cane. Sì, ciao cani. Mangiatevi forte, eh. Ah, sta proprio sull'oceano, sulla baia dove si trova Nouakchott. C'è sia la zona per campeggiare qui dietro e lì dall'altra parte.
questa fantastica terrazza con tavoli di 12 metri e le sedie in ghisa più pesanti del mondo. Poi abbiamo la cucina, la sala da pranzo, e adesso faccio vedere la mia camera da letto. Bagno con la doccia, però questa qui di doccia è fredda. Ci sono le docce, c'è una doccia comune, vabbè, è un cesso. C'è una doccia comune lì dove c'è il salone. E vista male. Poca vista, però con un po' di immaginazione. It took me ages to prepare the motorbike. It means that I don't want to go actually. I mean, I want to go, but I don't want to leave. But we always tell people, well, the next adventure's waiting, you know, you've got to... It was like Roy. When he first came, he was only going to stay 2 or 3 days. And he ended up being here 3 weeks. Yeah, but I mean, I really like the atmosphere here. It's a little gem. It's very sociable, relaxing, you know, we let people just get on with their own thing and, you know, and I like the fact we put people together. You know? Yeah. Benny, how many weeks are you staying here? How many weeks are you going to stay here? In this place or in general? No, in this place. So I already saw you. Bye. Sono Fanciulli. Ho lasciato a malincuore Villa Maguela, questo posto fantastico qui a... dove sono? Una TV. Allora, intanto cerchiamo di capire come uscire da qui, che hanno cementato. Sì, funzionato. Si è spaccato tutto, no? Allora, oggi direzione Atar, che però dista una roba tipo 700 km, quindi assolutamente irraggiungibile. Ci fermeremo a metà strada da qualche parte dove sarà possibile, ma non lo so dove sarà possibile perché non c'è praticamente niente in mezzo. Non lo so, oggi è tutto un po' all'avventura, sono carico di benzina. Victor, il proprietario del gestore di Villa Maguela, mi ha regalato anche una tanica aggiuntiva da 5 litri che adesso vado a riempire in città sperando di trovarla, e così che avrò 2 litri, no, quella è acqua, dietro che mi perderò a brevissimo c'è un altro litrozzo di benza, quindi sono 3, più la tanica sono 8, 18 con il serbatoio principale, 23 con il serbatoio aggiuntivo. 23 per un consumo di 25 km fa un numero abbastanza importante, considero 25 km perché c'è parecchio vento, tecnicamente sto facendo 28-29 al litro, ma ci sarà parecchio vento, probabilmente contrario, quindi considero il consumo un pochino maggiore. Ha senso? Está bueno, ¿ah? Buenos días. Buenos días. Un petit. C'est bon? No.
caricare benzina e posso fare il contrabbandiere. Signori militari, io scherzo sempre quando dico queste cose, eh? Atar. Chami. Oui. La rue. Ok, merci. Chami. Tu dépasses Chami un peu. Après, tu Ok. Qua però non mi dice il litri commesso. Quanto? Non lo sapremo mai. Ok, allora questa ce la perdiamo tipo in 15 km, questa poco più. Praticamente da adesso in poi sperimenterò il paradosso dell'ingegneria aerospaziale, per cui quando lanci un razzo più carburante ti porti e più carburante ti serve per andare in orbita. C'ho tanta da quella benzina appresso che consumerò il doppio soltanto per portarmela e in pratica alla fine farò i stessi chilometri. Qui il rapporto con i semafori, manco a Napoli, amici napoletani non ve la prendete, però insomma lo sapete, poi è vero. Vabbè, questo però guarda, è un po' troppo così. Aspetta, ho pure paura che poi mi arrivano da dietro. Eccolo, infatti. Macchina in condizioni che definite precarie fai un complimento. Dove vai? T'ho visto. In Mauritania guida con 175 occhi aperti. Tra l'altro c'è pure la sabbietta per terra, quindi una frenata d'emergenza. Per chi non lo sapesse, qui in Mauritania la situazione benzina è piuttosto spigolosa, perché è un paese interamente incentrato su diesel, quindi oltre alle distanze che sono piuttosto importanti, che ad esempio da qui a Dakar sono 700-800 km, qualcosa del genere, e c'è proprio il problema che tu arrivi al benzinaio, magari ce ne sono anche abbastanza, arrivi al benzinaio e ti fanno il pernacchione quando gli chiedi la benzina. E a differenza di alcuni paesini nel Marocco, ma diciamo un po' in tutti probabilmente, che alla fine se chiedi la bottiglia di benzina magari un pochino sovrapprezzo la trovi pure, qua è altamente probabile che ti fanno il pernacchione tutti in fila, cioè escono proprio tutti quanti col sindaco davanti, tutti gli altri appresso, con la banda, e ti fanno i pernacchioni finché non te scavi il pozzo di petrolio da solo. Si è fermato questo signore con tutta la
c'ha già mi ispira fiducia. Siamo un po' sfortunati col meteo, ragazzoli, c'è tantissimo vento, tantissima polvere nell'aria e anche nel mio filtro dell'aria, credo. Senza credo, non ho guardato e non voglio guardare. Ieri ho preso tonnellate di sabbia e polvere e infatti non ho potuto registrare nulla perché sennò mi si attappavano pure i microfoni e tutto, veramente la situazione è complicatissima. Sì, bonjour. Cinco. Combien? Combien? Bien. 3000. Insomma, un petit. Fini? Ok. Ok, merci, buona giornata. Adesso vediamo se si creano depositi durante la giornata, perché pure il benzinaio all'inizio sembrava pulita, poi ha cominciato a tirare fuori un sacco di cosa. Così a vederla promette bene. Allora, io oggi non metto fuori il microfono perché sennò lo butto, e quindi abbiate pazienza, cercherò di registrare qualcosina, ma qui la situazione sabbia e polvere è veramente seria, lo vedete, quello è il sole. Stamattina ho fatto un imbuto improvvisato con un calzino a mo' di filtro, c'era una quantità di posa nelle bottiglie, veramente manco quando fai l'aceto. Faccio ridere quasi. Pure un prezzo ragionevole, perché 60 soldi mauritani, che sono circa 1,40 €, spicci 1,44 €, che è all'incirca quello che si paga le bombe. Quindi adesso raggiungiamo Adar, che è questa cittadina che si trova a circa 80 km da qui, che è un po' il punto nevralgico del quale ci si può poi spostare per andare a visitare una bella oasi, la cittadina di Cinquette, la cittadina di Houdan,